Vorrei parlarvi prima di tutto di alcune sfaccettature dell'ascolto, perché mi sto accorgendo di tante cose ultimamente, anche lavorando poi con persone dell'estero, no? Con culture diverse, con idee diverse. Eh, Però mi sono accorto anche che noi italiani abbiamo un grosso problema sull'ascolto. E uno dei grossi problemi, veramente grossi, è che quando stiamo parlando con qualcuno, lo ascoltiamo per poter controbattere. Ed è un limite enorme, ma veramente grosso per tutte le relazioni. Cioè, non assorbiamo niente, no? Ma semplicemente prendiamo un secchiello, buttiamo la roba, guardiamo un po' che cosa possiamo fare e ritiriamo il colore addosso alla persona. E questo a lungo andare, secondo me, distrugge tantissime relazioni. Facciamo un esempio banale, no? Immaginatevi per un attimo che voi state parlando con qualcuno e gli dite delle cose, poi gli dite delle altre e vi controbatte in continuazione e vi rendete conto che non vi sta ascoltando perché è interessato nei confronti di ciò che state dicendo, ma semplicemente vi vuole dire no delle cose. Allora, uno degli atteggiamenti che io ho adottato, ma negli ultimi 7-8 mesi con le persone di questo tipo, è che rimango in silenzio, li ascolto tutte le soluzioni che hanno da dirmi e non li commento. E quando mi chiedono, beh, cosa ne pensi? Non gli dico niente, gli dico non penso niente, t'ascolto e basta. L'altro giorno facevo un lavoro con un cliente e fra l'altro qualcuno mi ha detto non gli chiamare clienti, chiama persone che segui, no? Come se i miei clienti fossero scemi, no? Che non capissero. Però vabbè. Eh, Si parlava di quanto, ora io dirò le femmine, le donne, però in realtà sto parlando dell'aspetto femminile di ognuno di noi, no? C'è un aspetto femminile di ognuno di noi a cui piace tantissimo parlare per parlare, no? Ah, guarda, sono entrato dentro una pozzanghera, mi sono sporcata tutte le scarpe, ma ti rendi conto, questa strada è fatta così e cos'ha, no? È classico, per esempio, del marito è, vabbè, che problema c'è? Guarda, fai il giro, c'è l'altro cancello, hai risolto il problema, no? Perché usualmente la parte maschile è molto diretta. Chi segue i lavori di Corrado, Malanga conosce il fatto dello spirito, dell'anima, il fatto di avere un pensiero circolare piuttosto che avere un pensiero lineare, no? Questa roba rientra anche non soltanto nella produzione di comunicazione, ma anche nell'assorbimento di comunicazione. Quindi è chiaro che eh, e adesso parlo ai maschietti, ma anche a quelli che poi ci ascolteranno nel gruppo della registrazione. Quando le vostre donne, le vostre compagne vi parleranno di alcune cose, cioè non è detto che voi dobbiate forzare la mano trovandogli necessariamente una soluzione, magari vogliono semplicemente essere ascoltate, no? In quel caso l'ascolto è un ascolto circolare, cioè è un ascolto di abbraccio, ti accolgo le cose che mi devi dire, ok? E chiedo ai maschietti, vi è mai successo, e vi basta annuire, vi è mai successo di sentire le vostre donne che vi parlano e voi già avete la soluzione? Gliela ripetete, ma sembra che non serva a niente perché continuano a dirvi le stesse cose. Ecco, questa cosa qua accade per questo motivo. Quindi, tante volte quando si parla di comunicazione si pensa che velocità di fonazione, parole forbite. No, tante volte l'ascolto è importante, va bene? L'altra cosa, le donne certe volte parlano ai maschietti cercando di ottenere dei risultati e l'idea migliore, ma questo io non sto parlando soltanto, ve lo ricordo, di maschi o di femmine, ma sto parlando di parte nostra maschile e parte nostra femminile, ok? A seconda delle discipline, delle scuole di pensiero, troverete nomi di tutti i tipi, ma insomma, volendo stare nel generale, quando le donne chiedono qualcosa agli uomini dovrebbero essere dirette. Una domanda diretta ed è meglio se è una domanda chiusa. Le domande chiuse sono quelle a cui si risponde sì o no. Ok?
la classica domanda che cosa vuoi mangiare oggi o che cosa ti va di mangiare oggi mette in crisi un sacco di mariti che tornano a casa stanchi. Ok? Non è detto che poi il marito non si debba impegnare, non è questa la questione, è soltanto prendere in considerazione come ascoltare meglio e adesso sentite come si ribalta la faccenda usando la grammatica trasformazionale, farsi ascoltare meglio. Quindi l'idea non è soltanto imprimere forza nelle parole, ma imparare a essere accolti o a trovare la buona soluzione per avere una risposta. Allora, vi volevo parlare un po' di questo atteggiamento perché sicuramente lo troverete scritto anche nei social. La prima cosa, cioè la prima sfaccettatura dell'ascolto è l'ascolto per capire. Quando fate una domanda, per piacere, state in silenzio e ascoltate. Perché tante volte, e se siete amanti come me di conferenze, arriva in fondo la conferenza, c'è sempre qualcuno che deve fare la domanda. Il preambolo, cazzo, alla domanda è un'ora e mezzo di roba e poi la domanda si è persa, no? Fate la domanda che veramente vi necessita. E questa condizione di ascolto vi metterà in condizione di ascoltare prima voi. Perché tante volte le domande confuse non vengono fuori perché non abbiamo proprietà di linguaggio, ma perché noi non sappiamo, scusate, noi non sappiamo realmente che cosa vogliamo ottenere da quella risposta o che cosa realmente stiamo cercando. Mi seguite? Siamo tutti in traccia. Ok. Quindi l'ascolto per capire è quel tipo di ascolto che noi facciamo dove abbiamo un interesse. Ed è un ascolto particolare, è un ascolto così interessato per cui noi dobbiamo fare una zona di buio, una zona vuota, una zona di silenzio dentro di noi per accogliere tutte quante le informazioni e quasi non rispondere. Perché ci sarà una fase in cui, tra virgolette, ci isoliamo, prendiamo quelle informazioni, cominciamo a fare una meditazione su quella roba là, una riflessione, una contemplazione su quello che ci è stato detto. E scegliamo, vediamo, aggiustiamo, utilizziamo. Mi seguite? Questa però è solo una sfaccettatura dell'ascolto. Ce n'è un'altra che è un ascolto completamente silenzioso che ha a che fare con lo sfogo del nostro amico o della nostra amica. È un ascolto molto diverso, ma molto diverso. La persona che ci viene ora, io e Clara ovviamente facendo un lavoro particolare ascoltiamo in maniera, però non è che possiamo soltanto assorbire perché il nostro lavoro da ipnotisti è dare suggestioni. Ok, infatti è una cosa che spesso si dice, la differenza tra lo psicologo e l'ipnotista è che vai dallo psicologo parli tu, ma dall'ipnotista parla lui, va bene? Però questa roba dello stare in silenzio per lo sfogo altrui è un'altra volta una tematica di abbraccio, è un'altra volta un ascolto circolare. Certe volte quando le persone hanno finito proprio il loro sfogo, sono agli sgoccioli e voi state in silenzio, non c'è nemmeno bisogno di aggiungere qualcosa perché in automatico, avendo buttato via tutto, no, buttato via, come si dice? Venting out, no? Buttare fuori, ventilare ogni cosa fuori, a un certo punto la risposta accade in automatico da dentro la persona che si stava sfogando. Questa roba qui, anche se lo so che è un po' troppo semplicistico, però ve lo dico perché tanto sui libri non lo troverete. Questo è uno dei principi che sono stati usati in... Cioè, fai sfogare la persona fino al punto in cui non c'è più niente da lamentarsi, sono rimaste solo risposte. Mi seguite fino a qua? Questo lo possiamo fare anche con i genitori, Cioè, non è che voglio dire, mia mamma ogni tanto ha bisogno di sfogarsi, io la interrompo perché magari sta dicendo delle cazzate, però quando mi rendo conto di questa roba, no? La lascio sfogare, gli lascio usare anche delle parole o delle cose che proprio non sono corrette. Ora io
vi confesso un po' di deformazione professionale ce l'ho, però in quel caso il mio grosso consiglio è avere un pezzettino di carta, se non ce l'avete fisico fatelo mentale e quando sentite che quella persona ha detto veramente un'enormità, una minchiata colossale, ecco, segnatevela. Quando avrà finito di parlare, prendete quella parte e dite, sai cos'è curioso? Nel tuo parlare hai detto questa piccola cosa, no? Vogliamo approfondire questa piccola cosa. Questo è un buon mezzo anche per riuscire ad ottenere tanti risultati con i figli, o comunque con i vostri nipotini, o comunque con persone a cui certe volte dovrete, insomma, dare una mano, accudirli. Poi legato a questo c'è un altro discorso che ha a che fare con l'ascolto, che è quello che si chiama active listening o ascolto attivo. Nella nostra professione c'è un altro tipo di ascolto che si chiama echo effect, esattamente ciò che è stato detto dal nostro cliente. E queste due cose spesso e volentieri vengono confuse. Cerchiamo di fare chiarezza anche su questo. L'ascolto attivo è quando noi riformuliamo, state attenti, riformuliamo quello che il nostro interlocutore ci dice. Ha due aspetti, uno negativo, cioè che cambiamo in parte il significato di ciò che ci è stato appena detto. Quindi può essere, se non fatto in modo gentile, può sembrare un pochino offensivo, no? Un pochino da tirare via. L'altra parte invece è l'utilizzo dell'ascolto attivo attraverso la grammatica trasformazionale, cioè riuscire a prendere ciò che ci è stato detto e mi verrebbe da dire rincorniciare, no? Reframing, dare una cornice diversa a ciò che abbiamo accolto. Dov'è che viene utilizzato questo tantissimo? Chiaramente nelle sessioni di coaching, di PNL, di ipnosi, di psicoterapia, ma, e qui mi riferisco anche a Antonio, durante tutte le compravendite, durante i grandi public speaking dove qualcuno commenta e si prende per esempio la palla al balzo, questo l'avrete sentito dire da tutti i politici, grazie per avermi fatto questa domanda perché proprio questa domanda mi permette di parlare di quest'altra cosa. Boom, deviato il discorso e ciao, no? Ce la siamo giocata così. Ora, quello è un po' da caffoni, no? Cioè, i nostri politici lo fanno in continuazione, ma sappiamo che mettiamo al potere delle merde, no? Tanto per non averle in casa. Allora, eh, cosa hai fatto oggi? Ah, guarda, oggi sono stato a lavorare e poi sono fermato al bar perché ho fatto una chiacchierata con un mio amico. Ah, vorresti dire che dopo il tuo dovere ti sei fermato a bere? Questo sto esagerando tantissimo, ok? Ma è un modo di stravolgere parte di quello che abbiamo. Mm? Allora, che cosa hai fatto oggi? Guarda, sono andato a lavorare e poi mi sono fermato al bar perché volevo fare una chiacchierata al tuo amico. Ah, mi vuoi dire che ci tieni tanto ai tuoi amici, insomma, spendi del tempo con loro per comunicare. Capite che stessa cosa, ma la proietto in un'altra direzione. Sto facendo questi esempi perché la seconda parte di questo piccolo incontro vi vorrei parlare di un utensile molto poco usato secondo me in Italia, ma che ha a che fare con l'ascolto. Questa l'ho trovata interessantissima perché già sapevo questa cosa qui, ma non sapevo quali erano le origini. Ed è una cosa fighissima che è nella cultura dei filosofi che abbracciano la filosofia Vedanta. Si sta parlando di studiosi di alcuni dei Veda e degli Upanishad, ok? E questi studiosi che cosa fanno? Quando entrano in un dibattito filosofico, prima di poter parlare, devono ascoltare l'interlocutore in completo silenzio senza mai commentare. Poi, quando ha finito l'interlocutore, la prima cosa che devono fare è ridire tutto quello che ha detto l'interlocutore e chiedere se quello che hanno detto è giusto. Ed è un modo per dire, allora tu mi hai detto A, B, C, D ed F perché R, T e Z.
È corretto fino a qui? Se l'interlocutore ti dice sì, hai capito bene, solo allora puoi cominciare la tua oratoria. Allora, io lo trovo d'un geniale pazzesco, ma di un'educazione così sottile, perché uno, già nella cultura sei costretto ad ascoltare, perché se ti perdi qualcosa non puoi più dibattere, hai perso il dibattito. Ora, senza voler andare nei grandi temi della filosofia, quante volte succede fra amici, fra compagni, in famiglia, che le persone dicono: Guarda, tu mi stai dicendo una cosa che non c'entra nulla con quello che ti ho detto io, ma perché mi rispondi sta cosa? Non c'entra nulla. Beh, è successo delle volte a voi, anche in famiglia, dico. E ok, ha a che fare con questo tipo d'ascolto, l'ascolto per dibattere, ma non è il tipo di ascolto di cui ho parlato all'inizio. Vi ricordate, ho iniziato dicendo c'è un modo di ascoltare in Italia che sta rovinando tanti rapporti, che è quello di ascoltare per controbattere, non per comprendere. Ok? Questo tipo di ascolto invece per oratoria è un modo per essere costretto a sapere che cosa è stato detto, altrimenti ogni cosa che noi andremo a dire sopra non avrà basamento, si appoggerà sul nulla. Sai, no, che ho studiato tantissima musica e che l'ho fatto di professione. Quando sei spesso sui palcoscenici, andare a calibrare il biofeedback attraverso il pubblico, che non prendi più come tante persone, ma lo prendi come se fosse un'unica, no? Quando si dice la classe, non dici gli alunni, dici la classe, il gruppo e diventa una unità e tu hai un biofeedback naturale con quello che suoni, quello che dici, ok, anche in scena e la risposta totale del pubblico. Avere quel tipo di biofeedback significa instaurare quello che tu dicevi, questa cosa di rimando. No? Di continuo rimando, è la scaletta giusta, è la tonalità giusta, sto spingendo abbastanza, il solo gli sta piacendo, ok? E ci deve essere entusiasmo sia dentro il palco sia fuori dal palco. Diventa tutto un unico, no? Ambiente sonoro, non è soltanto un qualcosa che tu fai per loro e c'è un proiettore, e sì, un proiettore e un ascoltatore, ma è un biofeedback. L'altra cosa che hai innescato immediatamente, che è l'ultima parte che volevo fare dell'ascolto, è proprio questo, l'importanza di imparare questi strumenti per poi usarli su se stessi. Perché saper ascoltare un nostro pensiero, un nostro valore, una nostra credenza, una nostra sensazione, oppure una nostra risposta interna, una nostra emozione, sono ascolti completamente diversi perché possono passare dalla cinestesia, possono passare dalle immagini interne, oppure da un certo tipo di sensazioni, no? Allora, non sottovalutate il lavoro sull'ascolto, per piacere. In queste settimane, se fate un po' di prove e ci avete voglia di mettere dei feedback sul gruppo, mi farebbe un sacco di piacere, perché la mia intenzione comunque è continuare a darvi molto, però, come ci siamo detti, impariamo a scambiare, a vedere che la direzione sia buona e valida per voi. Voglio attaccare il discorso di ascoltare e ascoltarsi il prossimo argomento con eh, una serie di paroline che in comunicazione vengono chiamate avversative e con le quali dobbiamo stare attenti nel comunicare. Guardate ragazzi, queste cose sono così sottili che se non ce l'avete nell'orecchio, nella vostra comunicazione quotidianamente, è facile che si perdano sta roba. È per questo che sto cercando di farle venire in superficie. Va bene, spero che vi servano. Ma tu hai fatto una domanda che io non ci avevo nemmeno pensato e ti ringrazio tantissimo, Joel. Cioè, secondo me la tua domanda è: ma noi questa roba qui come la utilizziamo realmente nella vita? E ti voglio dare subito un modo per fare questa roba. Magari vai un giorno a prenderti un caffè, entri nel bar e dici: Buonasera a tutti, posso avere un caffè? Ecco, quel buonasera a tutti provoca una risposta. Se la risposta è sì, sì, buonasera, oh, buonasera, no? Tu cominci a ascoltare una gamma di risposte che ti permettono di entrare in contatto con già
tanta roba in più rispetto a quello che è stato detto. Ok? Per esempio, saper ascoltare bene significa imparare a decodificare il paraverbale, cioè il modo con cui si dicono le cose. Mi ha ricordato una cosa che facevamo con un mio collega attore quando eravamo in scena e lui mi diceva: Guarda Caruso, scaldiamoci, no? Ripetiamo la stessa frase, ma la ripetiamo sempre diversa, no? E allora, che ne so, la frase era: oggi sarebbe bello giocare a tennis, 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 no? E trovavamo tutte, poi Celestino, vabbè, è un professionista in questo, l'avrà fatto 1000 volte, no? Però te lo voglio dare come esercizio, cioè non buttate via queste cose perché ci insegnano tantissimo del come comunicare con gli altri e anche come comunicare con noi stessi, quindi ascoltare noi stessi, la nostra voce. Cioè il mio voler portare alla luce alcune considerazioni che all'inizio possano essere banali, ma poi messe in pratica diventano complesse, è proprio questo. Cioè la volontà di dirvi: guardate che tante cose già ce le avete in tasca, usiamole, usatele. Vi posso assicurare che più dell'80% delle litigate che facciamo ha a che fare con quello che abbiamo detto oggi. Se tu cominci a essere bombardato da ripetizioni costanti, quella roba lì entra. Quindi anche essere consapevoli di ciò che stiamo ascoltando passivamente è una cosa da prendere in considerazione. Esempio, che radio ascolto oggi? Che musica ascolto oggi? Che suoni ascolto oggi? Che cosa devo fare? Devo meditare o devo spazzare per terra? C'ho l'aspirapolvere, no? E quindi fa rumore, devo alzare molto il volume, oppure tutte queste robe comunque sono all'interno dell'ambiente ascolto. Guardate che sull'ascolto c'è gente che ci ha fatto miliardi. Se volete un nome, Julian Treasure ha fatto un sacco di TED Talk, ok? E lui è uno che va in giro per le aziende a disegnare l'audio delle aziende, a disegnare i suoni delle aziende, a capire come nel reparto della biancheria ci deve essere un tipo di musica più accattivante perché vendono di più le mutandine, no? Che con il morso sulla mela, piuttosto che invece una musica gelida nel reparto maglioni perché ti viene freddo. L'argomento di oggi non vuole arrivare a fine oggi. Io vi ho portato tutta sta roba perché vi cominciate adesso a render conto che c'è tanta sostanza. Usatela, usiamola. Aprite bene le orecchie perché a seconda di un ascolto per comprendere dopo una domanda, un ascolto silenzioso per accogliere lo sfogo di qualcuno, un ascolto attivo per rincorniciare quello che ci è stato detto e poterlo utilizzare nuovamente, un ascolto per dibattere, però facendo capire alla persona che veramente abbiamo compreso, un ascolto passivo. C'è anche un altro tipo di ascolto che è un ascolto che ci ha devastato e ci manda, come dire, in chiusura. Cioè, tu dopo tante volte che ti hanno detto le stesse cose, quelle cose lì non hanno più valore. Chiudi le orecchie e vai. Ok? Se dal momento in cui uscite la mattina chiamassero il vostro nome, tutte le persone che passano chiamano il vostro nome, il primo giorno impazzite, il secondo giorno siete così che vi girate in continuazione, il terzo, il quarto, dopo una settimana il vostro nome non lo riconoscete nemmeno più. Siccome questa cosa ha a che fare con una soglia particolare del nostro udito e ce lo ammorbano, ce lo annientano, allora dobbiamo stare attenti anche a queste cose. Volete un esempio lampante? Le donne che chiamano amore, 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 tutti quanti. Il marito, tutte le volte che gli dice amore, ormai non ci fa più caso, perché quella parola lì è stata distrutta, ok? Ha tolto significato. In più, alla fine non c'è nemmeno più gelosia perché tanto quella donna chiama amore chiunque. Allora, va bene tutto, ci sono 1300 giustificazioni, non c'è niente di male, ok? Però questo è uno dei tanti meccanismi che si trovano nella nostra società.
Il vostro compito in questo periodo sarebbe cominciare a mettere in gioco e capire cosa sta succedendo e quando, soprattutto dentro di voi. Una cosa interessante è l'avversativa, che vi chiedo di cercare di usare il meno possibile. Quando una persona vi parla, non dite sì, ma, oppure sì, però, o addirittura sì, ma però, no? O tuttavia, o sebbene tu abbia detto, tutte queste si chiamano avversative. Le avversative tendono a cancellare tutto quello che si è detto precedentemente. Però, ok? Adesso sembra che quello che ho detto non valga più. Mi seguite? Allora, quando parlate con qualcuno ed è importante che gli facciate capire che l'avete compreso, cercate di non utilizzare le avversative. Perché adesso vi parlo di avversative? Perché entro in un grande calderone importantissimo che stiamo perdendo in Italia, che è il tema del complimento. Allora, esistono diversi tipi di complimenti. Eh, Esistono dei complimenti che si fanno quando vogliamo far continuare una persona, ok? Per esempio, il vostro compagno o la vostra compagna che vi mette una mano sulla spalla e inizia a fare un massaggio e voi che cosa dite? Ah, che brava che sei. Perché? Perché quello arricchisce, no? Ah, sono brava, allora lo faccio di più. Ok? Oppure il bambino che ha fatto i compiti e dice: Mamma, ho fatto i compiti. Ah, che bravo che sei proprio un bravo mentore. Quello è un complimento che serve, se qualcuno di voi ha visto il mio video su l'educazione e orientamento alla felicità, ok? Ha molto a che fare con questo. I complimenti sono importanti, non li vedete soltanto come una forma di manipolazione, guardatelo come una forma di supporto, ok? Quando qualcuno fa qualcosa di buono, dobbiamo fargli un complimento, è un nostro dovere anche per altri motivi, e adesso li vediamo. Per esempio, se io vedo che oggi Vanessa ha una bella maglietta oppure è particolarmente rilassata, no? E io gli dico, guarda che è una bella maglietta, ti vedo anche rilassata, questo innesca in Vanessa un processo particolare che fa sì che Vanessa diventi consapevole del fatto che sia la maglietta che il fatto che è rilassata non è più invisibile. Quindi quella roba lì viene in superficie. Finalmente Vanessa può utilizzare quelle parti lì. Quindi tocca a noi che siamo più sensibili, che quando una persona dice una bella cosa o ha una bella frase, un comportamento elegante, è importante per noi sottolineare quella roba lì con un complimento. Perché? Perché quel complimento fa sì che quella persona capisca che non è invisibile. Uno dei motivi grossi di questa assurda depressione che abbiamo noi nella nostra società occidentale è proprio perché le persone non fanno più i complimenti. Sembra che sia diventato di moda prendere per il culo gli altri oppure denigrarli, ma sei un cazzone, sei una nullità, sei un fallito. Ma questo non provoca benessere. Siccome mi sembra di aver capito che tutti quanti su questo pianeta ci piace stare bene, la mia idea è, ma veramente stai bene quando sei in un ambiente malato? Veramente stai bene quando sei in un ambiente in cui le persone non sono felici? Allora, se vogliamo la felicità degli altri, dobbiamo imparare a complimentarci. Per le cose che fanno bene, chiaramente, non devono essere finti. E ora ci arriviamo. Quindi, i primi complimenti sono quando vogliamo supportare qualcuno. Vi faccio un esempio. C'è uno dei nostri colleghi che è Richard, che sta facendo i video, no? Clara, e che lui che cosa ha fatto? Lui aveva una grossissima difficoltà, guarda, io l'ho ammirato tanto in quel caso, aveva una grossissima difficoltà a fare video, a presentarsi in video. Allora che cosa ha fatto? Ha preso il nostro gruppo privato e ha detto, ragazzi, io faccio un video qua adesso e tutte le persone che mi risponderanno sotto con un video, io gli risponderò sotto con un altro video. Io
appena ho sentito che lui aveva voglia di avere un challenge con se stesso, no? Avere una sfida con se stesso e dargli modo di continuare ad andare avanti su quel percorso, io gli ho fatto subito un video sotto. Ho detto: guarda che hai avuto un'idea geniale, ti rispetto molto per quello che hai fatto, stai andando oltre una linea di demarcazione che credevi fosse una tua paura, no? E lui mi ha risposto, e così ha risposto tutti quanti gli altri. Questi sono tutti modi per agevolare i percorsi degli altri, e lo potete fare con vostra mamma, con vostro papà, con la zia, con i figli, con i parenti, con gli amici, con quello anche che vi sta sulle palle. Perché quello che vi sta sulle palle non è che non ha diritto dei vostri complimenti. Quello che vi sta sulle palle, se fa una cosa buona, secondo me è quasi un nostro dovere sottolinearlo, perché sennò viviamo in una società assurda. Questa cosa dei complimenti vorrei che la sperimentaste il prima possibile e quotidianamente. Decidete quali sono i complimenti che per voi sono più dentro le vostre corde, no? I complimenti aprono delle porte incredibili, però non dovete fare un complimento adesso per avere una porta aperta adesso. Dovete essere coerenti con voi. Avete presente quelle persone che vengono, ti lisciano il pelo perché hanno bisogno di un favore? No, non sto intendendo quel tipo di complimenti. Sto intendendo un tipo di complimenti che nella distanza di 15-20 giorni crea un rapporto con le persone di apertura. L'altra cosa è questa: ricordatevi, se prendete in giro qualcuno, è molto facile che quel qualcuno, appena vi capita qualcosa, prenda in giro voi. Ed è vero anche il contrario. Se voi fate dei complimenti a qualcuno, è molto facile che quel qualcuno piano piano impari a farvi dei complimenti. Ma la cosa su cui vi metto un pochino in guardia è la seguente: se fate complimenti, non vi aspettate complimenti. Perché se fate complimenti per aspettarvi complimenti, quello non è un complimento fatto col cuore. E questa è l'altra linea. Il complimento deve essere vero, deve essere sincero, deve essere puntuale, non può essere fatto 20 minuti dopo o 20 minuti prima. Deve essere presente. Mi seguite? Cioè, lo dovete fare col cuore, deve essere un qualcosa che nasce da voi. Ma un'altra volta vi metto in guardia, e ho usato un'avversativa, il ma non nascerà spontaneo se non lo coltivate. Qui non si parla del maschione italiano che fa i complimenti al culo della passante. È volgarità, non è un complimento. Mi seguite? Certe volte vi capiterà che farete dei complimenti e le persone li prenderanno male, malissimo. Succede sovente con le donne. Oh, ma sai che questo maglione ti sta proprio bene? Perché quell'altro no. Scusa, che c'entra? Allora, se la devi prendere male, non te li faccio più i complimenti, no? È successo a tutti questa cosa qui. Quindi è importantissimo che sia fatto col cuore, che sia sincero, che sia vero. Divertitevi durante la giornata a trovare, ogni volta che incontrate una persona, a trovare una cosa particolare che secondo voi riuscite a vedere nell'altro. Può essere per esempio una piccola cosa, una piccola spilla, oppure un certo tipo di tono di pelle, oppure può essere semplicemente una parola che hanno detto e che vi fa riflettere, no? Dice: ma sai che quella cosa che mi hai detto mi ha fatto riflettere, grazie. Possono essere anche complimenti non diretti, sembrano complimenti indiretti. Agevolate un po' l'italiano in questo senso. Sarà successo qualche volta a voi che fate un qualcosa e qualcuno dice: ma sai che come fai quel qualcosa tu? È incredibile, non c'è nessuno. Sai che come fai la pasta alla matriciana tu? Mi piace tantissimo, no? Cioè, sono cose che ora non so quanto esperti siete, ma se sentite le conferenze dei bravi conferenzieri, è tutto un passare delicatamente tra un complimento e l'altro, anche indiretti, no? Cioè, ci sono categorie di persone qui in Italia, alcuni giovani, alcuni meno giovani, che sanno prendersi il loro tempo per imparare ad ascoltare e crescere, e hanno tutta la mia stima, no? Questa categoria di persone. Io poi ci parlo volentieri con loro perché spesso li ho davanti.
Però stiamo attenti, ricordatevi, a non esagerare con i complimenti, perché alla fine anche i complimenti, come tutte le cose, creano nausea, no? E tu sei l'amore della mamma, sei l'amore della mamma, e tu sei il mio ciccio, sei il mio ciccio. Alla fine uno dice, ma mi lasci stare, porca miseria, no? Che palle. Ecco, quindi anche quello che vi dicevo prima, la puntualità, cioè essere presenti in quella cosa è fondamentale. Cose che vi volevo aggiungere sono queste. I complimenti alle donne non sempre sono facili, soprattutto se le donne non sono vostre, e soprattutto se le donne hanno il ciclo, e soprattutto se le donne gli gira le palle, e soprattutto no. Quindi un po' di sensibilità. Non sempre lo stesso complimento significa un complimento. L'altra cosa è i complimenti del professionista. Quando fate la vostra attività, i vostri complimenti assumano tutto quanto un carattere diverso. Mm? Per esempio, facciamo l'esempio con Vanessa, è nella corsia del suo supermercato e arriva un ragazzo, no? E Vanessa con la sua divisa dice, ah però questi pantaloni ti stanno bene da dietro, no? E magari quello è un complimento vero, è un complimento puntuale, è un complimento che ha senso al di fuori della sua professione in un altro luogo, perché non sei professionale in quel caso. Che poi quando si entra in confidenza con i nostri clienti o con le persone con cui si lavora, certe volte bisogna ricordarsi qual è quel limite grigio, no? Quel limite. Mm? Stessa cosa con i superiori e con gli inferiori, no? Se lavorate in un sistema gerarchico, funziona così. Magari il vostro superiore può permettersi una parola in più, forse voi no, da sotto. Mi seguite? Finisco con questa, tanto per farvi capire quanto tutte queste cose possano essere usate bene o male. Un complimento è un perno su cui rotiamo la nostra comunicazione, no? Che due palle, sono stanco, sono sempre a lavorare, la gente non mi apprezza, ma possibile, ma perché io non me ne vado via? No, io sono tutto tonto, tutto tonto, tutto tonto, tutto tonto. A un certo punto noi ci digiriamo e diciamo, sì, mi rendo conto che non sia facile. Certo però che le scarpe che ti sei messa oggi sono fantastiche. Fammi questa cortesia. Mi dici dove le hai comprate? Oppure ti va, una volta andiamo insieme, perché veramente sono belle, ti stanno bene. Ecco, il complimento può essere un perno importante per cambiare rotazione del discorso. Ancora una volta, in certi casi è utile perché alleggerisce, no, l'ansia di qualcuno, oppure, ok, siete a fare un'azione tipo, che ne so, siete in teatro, dovete tra 3 minuti uscire in scena, avete l'ansia, questo comincia a farvi una cosa e voi dite, sì, ho capito tutto, però guarda, accomodati bene questo boa, si sta benissimo, cazzo, andrà tutto bene. Vieni, dai, iniziamo. Ok? Fateci caso anche ai complimenti che vi fanno e ai complimenti che non riuscite a fare a voi stessi.